Perfetto, siamo live. Ok, ciao Damien, come stai? E io molto bene, grazie per l'invito. Assolutamente, grazie mille per essere qui. Guarda, ti parlavamo poco fa del fatto, insomma, sono molto molto interessato a che cosa fai, alla tua esperienza sia di vita che lavorativa in Italia, Mhm. ma prima di tutto vorrei che tu insomma, che potessi introdurre te stesso e che cosa fai a chi ci ascolta, perché io sono veramente terribile con le introduzioni. Ok, allora, io sono Damien O'Farrell, sono irlandese, anche se ho vissuto anche in California per motivi di studio e vivo a Roma da 33 anni, dove come mi definisco un Global Mobility Expert e Expat Coach. Quindi questo significa che io lavoro con clienti privati e clienti corporate. E quindi quando loro, nel caso dei corporate, quando loro hanno dei dirigenti in particolare che si spostano in Italia, io mi occupo di tutto, dalla A alla Z. Quindi questo significa mi occupo del permesso di lavoro, permesso di soggiorno, residenza, cercare la casa, allacciamento delle utenze e poi c'è anche l'aspetto di coaching, nel senso che io lavoro con queste persone e cerco di insegnargli come inserirsi al meglio possibile in Italia, ok? Certo. Perché spesso gli espatriati sono in due campi, ok? O vivono nella terra di Alice delle Meraviglie e quindi Del tipo, I love Italy, Italy is beautiful, everything is fine. eh, tutto è fantastico. E non sto dicendo che non ci sono delle belle cose, no, 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 non voglio dire Mhm. questo. E poi ci sono quelli che si lamentano in continuazione e fanno sempre un paragone da dove vengono. E quindi la felicità li sfugge in continuazione per questo modo di vivere. E poi anche spesso con i dirigenti io cerco di spiegare che i colleghi italiani non è che non vogliono collaborare, è che semplicemente nelle due lingue, se parliamo di inglese e l'italiano, spesso la stessa parola ha due significati completamente diversi, anche sì e no. E quindi Certo, certo. bisogna capire questo per vivere al meglio possibile la tua vita in Italia. E quindi questo, diciamo, in diciamo in poche parole è quello di quello che faccio tutti i giorni. Certo, questo è molto interessante perché ti trovi comunque ogni giorno di fatto anche a confrontarti con uno scambio, uno scontro talvolta tra due culture diverse, no? Perché immagino che i Mhm. tuoi clienti siano forse prevalentemente del mondo anglosassone, o mi sbaglio? No, 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 il mondo è cambiato completamente. Ok, Questo, diciamo, era la situazione 25-30 anni fa, ma adesso abbiamo paesi che sono molto importanti come l'India, Cina, Bangladesh, Brasil. E quindi le persone, i miei clienti vengono da tutto il mondo. E quindi da questo certo. punto di vista è molto interessante perché ognuno di loro vede la cultura diversamente. Ovviamente per il Certo, fatto che certo. io ho vissuto in America e vengo da un altro paese cattolico come l'Italia, io capisco spesso le due facce delle medaglie, perché molto Mhm, spesso certo. le cose per le quali io mi lamentavo in Irlanda le ho trovate qui. E quindi questo senso, Certo, sì, questa cosa di certo. domani, facciamo domani, no, no. E io non sono stato mai così perché io sono uno che fa. Quindi se io ti dico che Che faccio fa una le cosa, cose.
se non lo faccio devi controllare il pulso perché c'è il rischio che sono morto, perché sarebbe l'unico Esatto. sarebbe l'unico motivo quasi per il quale quasi io non mantengo la mia parola. Quindi diciamo, ci sono comunque molte differenze culturali, no? Dalla tua esperienza, ovviamente lavori in questo campo da tanti anni, praticamente da Sì. circa 30 anni, no? Leggevo Esatto, qualcosa del sì, genere. sì. E nella tua esperienza, chi sono, se ci sono, quali sono le nazionalità o comunque le persone che si adattano meglio al modo di vivere italiano? Hai trovato qualche tendenza oppure è una questione solamente personale, soggettiva? Um, è come imparare una lingua, ok? Mhm, Se tu certo. impari l'italiano, se hai lo spagnolo come la madrelingua, questo ti aiuta al limite magari fino a pre-intermedio. Dopodiché le due Mhm. lingue vanno su due strade diverse. Esatto, c'è il lessico specifico che inizia a diventare molto Assolutamente. complicato, certo. E quindi è la stessa cosa per la cultura. Se tu vieni da un paese cattolico, per esempio, riesci a capire tante cose dell'Italia. Io mi ricordo tanti anni fa, sono andato a trovare un amico con un amico mio inglese e siamo entrati nella casa di questa persona e c'era quasi un altare, diciamo, perché Mhm. c'era una figura della Madonna, c'era una figura di Gesù, tante candele, eccetera, eccetera. E mi ricordo in quel momento l'importanza della religione, come influisce molto la cultura, perché per questa persona inglese era un po' scioccante Un po' questa scioccante, immagine. no? Certo. E invece Un mia po' nonna troppo, diciamo, un po'. aveva una statua di quasi 2 metri della Madonna con le lucine intorno alla testa, quindi era in quel momento che ho capito, questo sicuramente aiuta una persona, ok? Se vieni Certo. da una cultura un po' simile, ok? Mhm. Ovviamente se tu vieni da una cultura completamente diversa, la cosa importante è che tu cerchi di inserirti nel modo migliore possibile, senza perdere la tua identità. Certo. Perché alla fine della fiera, se la situazione non ti sta bene, magari ti troveresti meglio altrove, perché in tutti questi anni ho incontrato delle persone che non stavano mai bene, si lamentavano in continuazione, quindi a questo punto per me è meglio che magari cambi strada, come la tua carriera, se tu sei in un lavoro e non ti sta più bene, magari è il momento di cercare di fare qualcos'altro. Certo, certo, assolutamente. Quindi ovviamente ci sono diversi tipi di personalità, no? Ci sono quelle persone che proprio dicono, no, va bene, andiamo avanti nonostante tutti i problemi, invece ci sono quelle che invece si arrendono forse anche ai primi ostacoli, no? Che si incontrano in qualche Sì, modo. io ripeto, da un certo punto di vista, io sono stato fortunato perché Mhm, l'Italia non era, come dico io, sul mio radar. Quindi, mhm, quando ero più giovane, non avevo questa voglia di venire a vivere in Italia. Non perché avevo qualcosa contro l'Italia, ma io volevo vivere sempre in America. Poi le mhm. circostanze mi hanno portato in Italia nel 1988 e io pensavo, dopo 3-4 mesi sicuramente torno in America. Poi i soldi non c'erano più e ho cominciato a lavorare. Ho cominciato a fare qualche sezione di coaching che in quel momento nessuno sapeva cosa fosse.
magari pensavano che io fossi una persona che formava una squadra di calcetto o qualcosa del Un allenatore di calcetto. Sì, non era proprio... Per il dopolavoro. Adesso, diciamo, ogni seconda persona quasi sembra fa coaching, ma in quel momento 88 c'erano veramente poche persone che facevano questo lavoro. Io ho vissuto in diversi posti, no? In Germania, in Inghilterra, in Polonia e ovviamente trasferirsi in un altro paese non è mai facile, no? Però immaginando di dovermi trasferire in Italia, io sono italiano, avrei molta paura della burocrazia, no? Cosa ci puoi dire su questo? Perché secondo me la burocrazia è un po' la bestia nera di tutti gli italiani, quindi immagino anche per gli stranieri sia terribile. Sì, sicuramente questo è un problema, ma per me personalmente e anche per molti altri stranieri, il problema più grosso è quando non hai la lingua. Certo. Questo è terribile. Anzi, io lo dico molto apertamente, se io avessi saputo i problemi che io avrei avuto nei primi 2 anni, io non sarei neanche venuto, perché io non lo so, all'inizio non lo so, avevo 5-6 parole di italiano e allo stesso tempo stavo lottando, cercando di farmi avere in quel momento il permesso di soggiorno, ok? Di soggiorno. E poi in quel momento dovevo andare alle 5 di mattina per prendere un numero, poi mi dicevano no, i numeri sono finiti, poi non è cambiato nulla, diciamo, da quando sei arrivato. E poi di nuovo mi alzavo di nuovo alle 4, ci vado di nuovo i numeri sono finiti e quindi sì, sicuramente questo è un lato pesante e anche è una cosa con la quale io ho ancora molto contatto, perché per i miei clienti, con i miei collaboratori, noi facciamo il nulla osta, permesso di soggiorno, la residenza. E quindi io potrei scrivere un libro sulla la pubblica amministrazione. Ma è il sistema più che le persone, perché spesso incontri una persona in un ufficio che veramente vuole aiutarti, ma spesso è c'è un ingorgo nel sistema più che altro. Certo, quindi forse è il sistema che non è efficiente, no? Più che le persone o la professionalità dei lavoratori, no? Questa è una cosa che ricorre. Sì, ho scritto recentemente un articolo basato su un'intervista che ho fatto, dove mi hanno chiesto perché i stranieri vanno via dall'Italia, ok? Certo. E posso dire che in questi 30 più anni 95% dei stranieri vanno via dall'Italia per motivi economici. Ah, questo è interessante. Non riescono a concludere veramente quello che vogliono fare nella vita dal punto di vista lavorativo. E quindi quando tu hai 23, 24, 25 anni ti puoi anche divertire andando in giro a fare qualche lezione di inglese o fare qualcos'altro. Poi con l'età vuoi avere altre cose, cominci a vedere i tuoi amici nel tuo paese che cominciano a comprarsi la casa, la macchina, eccetera, eccetera. E quindi spesso le persone vanno via, non perché non si trovano bene, spesso vanno via veramente col cuore pesante,
ma si rendono conto che hanno una situazione economica molto difficile. Perché se parliamo delle persone che hanno un livello alto di inglese o se sono madrelingua inglese, a volte hanno la possibilità di insegnare, ok? Adesso vado su un'altra strada perché è una cosa che è un po', come posso dire, è un campo che è diventato molto difficile. Mhm. È un campo che è diventato mercificato, non lo so se si può dire questa parola, Sì, nel sì, sì, senso sì. che spesso il prezzo vince sempre. E quindi Mhm. facendo così le persone non riescono a mettere insieme come si dice, il pranzo e la cena. E Il pranzo e la cena, arrivare alla fine del mese, no? Diciamo in sì, italiano. e quindi per questo gli stranieri vanno via. Questo Quindi per motivi prettamente economici, quindi non economici. come magari si Ah, potrebbe sì, sì, pensare sì. dal punto di vista C'è culturale. sempre la piaga che non si trova bene e dice io me ne vado, non sto bene in Italia. Certo, è logico, ma la maggior parte vanno via sempre per motivi economici o motivi che sono collegati al lavoro. Ed è un Ok, peccato, questo e è ti spiego interessante. perché. E non Mhm. sono un pazzo quando dico questo, perché lo dico in continuazione, tutti mi guardano come se io fossi un pazzo totale. Ma in Italia ci sono un sacco di opportunità. L'Italia per me è come l'America negli anni 20. Ci sono ancora molti... No, non nel senso che è indietro, nel senso che ci sono Mhm. molte possibilità ancora da sfruttare. E Ok. quindi io credo che, ma non soltanto in Italia, ma non dobbiamo guardare un'azienda dove andiamo a fare un lavoro per 30-40 anni. Invece dovremmo pensare a creare qualcosa per noi stessi. E io credo Certo, che in certo. Italia ci sono molte possibilità, assolutamente. Certo, e quali sono secondo te i settori dove uno straniero può avere più fortuna o comunque più successo, Servizi, secondo te? Mhm. in assoluto, servizi. Io conosco un ragazzo rumeno a Roma che ha messo insieme il suo dream team perché sono veramente dei Mhm. ragazzi fantastici e uno è un idraulico, l'altro fa il muratore Sì? e non riescono a gestire tutti i clienti che hanno perché sono affidabili. Se loro dicono che si presentano alle 8, si presentano alle 8, ok? E tutte le persone vogliono questo, perché non c'è niente peggio di stare dietro una persona. È come se ti devi mettere in ginocchio, ma ti prego, vieni domani, se no io sono messo Certo. male perché c'è l'acqua che entra. E quindi Certo, è terribile. servizi. Spesso in Italia vai. Io mi ricordo una volta sono stato giù in Puglia dove Mhm. ho assaggiato questo olio di olive. Ed era una Mhm. cosa fuori di questo mondo, ma secondo me non esportavano questo prodotto fantastico. Quindi anche lì magari non soltanto uno straniero, ma anche un italiano che ha una visione può prendere certi prodotti italiani che non sono conosciuti all'estero e può creare un'attività veramente interessante. Interessante. Quindi dal punto di vista dei servizi, ma anche dal punto di vista invece più imprenditoriale, no? In Sì, sì, qualche sì, modo. sì, sì, Secondo me ci sì. sono delle opportunità da parte degli stranieri, per gli stranieri, no? Assolutamente. Questo. Servizi. Servizi. Servizi, Perché ci sono servizi, ancora servizi. molti servizi che non esistono in Italia.
a volte parlando con un amico mio che è un consulente di lavoro, è perché la legge ancora è indietro in rispetto a 2021. E quindi qualcuno deve dare un piccolo calcio alla legge per portarla, diciamo, in questo secolo. Perché io mi ricordo già negli anni 80 a Los Angeles c'è un'azienda dove tu potevi chiamare, se non lo sai, hai fatto una festa a casa e avevi bisogno di qualcuno per pulire la casa, il giorno dopo loro ti mandavano 2 o 3 persone, ma solo per quella volta, non c'era nessun tipo di contratto per una cosa a lungo termine. A lungo termine. E quindi per me questo è un altro servizio che potrebbe essere interessante in Italia. Quindi ci sono molte possibilità. Abbiamo anche visto con questa situazione di Covid che molte cose online sono cresciute. Quindi anche un ristorante vicino a casa mia, i proprietari hanno 70 anni, ma si sono iscritti su tutte le app, adesso fanno le consegne a casa e quindi per me se vuoi stare in Italia non devi andare via. In un modo o l'altro riesci a scavare fuori la tua nicchia. Certo, certo, invece per quanto riguarda le motivazioni che spingono quelli che sono i tuoi clienti ad arrivare in Italia, quali sono? Cioè sono motivazioni personali, affettive, lavorative o di carriera? Che tipo di motivazioni hanno? Per quelli corporate è un passo per loro nella loro carriera. Quindi magari prima dell'Italia sono stato in Singapore. Dopo l'Italia... Ne ho intervistato proprio uno qualche settimana fa, Jim Klein è stato uno degli ospiti di queste interviste. Proprio lui era un tipico esempio, no? Americano, viaggiatore un po' per tutto il mondo e l'Europa e poi a Milano, ovviamente, per quanto riguarda la sua azienda. Sì, certo. Scusa se ti interrompo. No. Di solito loro non scelgono l'Italia. L'Italia è dove in quel momento c'è un progetto e quindi lavorano su questo progetto, appena che questo si conclude se ne vanno. I clienti privati sono un altro discorso e quindi molto spesso loro hanno da tanti anni questo desiderio di venire a vivere in Italia. Quindi è un sogno che hanno avuto, diciamo, e che finalmente lo stanno realizzando. Certo, sono due tipi di simile clienti rispetto, diversi. Quelli è corporate molto sono, simile a... Certo. sono qui per poco. È molto simile, sono lì per poco tempo, diciamo. È molto simile a quello che succede un po' con i miei clienti, con i miei studenti, anzi. C'è una parte, insomma una buona parte di studenti che invece proprio vuole andare a vivere in Italia per quanto riguarda, sì, posizioni lavorative, dal punto di vista appunto della carriera. Un'altra buona parte invece spesso viaggia in Italia e quindi ha un interesse più culturale, se vogliamo dire, no? Un po' un interesse più dello stile di vita, no? Quindi queste due categorie secondo me ricorrono sia appunto nei tuoi clienti ma anche nei miei studenti, quindi di chi vuole imparare proprio l'italiano. Questo è una costante, no? Questo è molto interessante. Ma Invece per quanto riguarda le... Sì, dimmi, scusa. no, Prego, prego. prego, no. Sì, ti dicevo, quali possono essere invece le città o comunque i luoghi più gettonati, più in qualche modo attrattivi per uno straniero, no? Perché tu ovviamente sei di Roma, vivi a Roma, però immagino che gli stranieri vogliano trasferirsi in diversi luoghi d'Italia. Quali sono quelli più richiesti in qualche modo? Questo dipende da che tipo di vita vogliono. E per questo con i miei clienti privati io faccio il mio famoso piano da 5 anni, ok? Io lo tratto proprio come una carriera, ok? Tipo un business plan, Sì, diciamo, no? perché in inglese si dice che se tu
non sai dove stai andando, qualsiasi strada ti porterà a quella destinazione, ok? E quindi se la persona ha bisogno di lavorare o vuole una certa carriera, in quel caso magari non ha senso di andare a vivere in una cittadina. Quindi a questo punto Milano sicuramente sarà la scelta migliore. Se ha un borderless business, un'attività che uno può gestire in qualsiasi parte del mondo, finché c'è una connessione buona di internet, ok? Uno può andare anche a vivere in un non lo so, un piccolo paese in Sardegna, per esempio, Certo. dove tra l'altro avrà una vita che costa molto di meno e può vivere una vita molto tranquilla e con del buon cibo, vino e tutto il resto, buon clima tutto l'anno. È lì dove io devo cercare di capire cosa vogliono fare. Se uno è in pensione, anche con una pensione non enorme, può andare a vivere in alcuni paesi, in Sardegna, Abruzzo, Calabria, e può vivere molto, molto, ma molto bene. Invece Roma, dipende ovviamente dalle necessità, certo. Roma è piuttosto come destinazione, perché è una città grande e quindi qualsiasi città grande ha i suoi problemi, traffico, parcheggio, il trasporto, e il costo della vita è molto più alto. Certo, quindi ovviamente dipende molto dalle necessità, ovviamente, di chi... Esatto, di e poi il chi, governo italiano adesso ha questo regime di tasse speciale se le persone vanno principalmente al sud e in paesi che hanno, se mi ricordo bene, meno di 20.000 abitanti. Quindi pagano Questo è soltanto, interessante, non sapevo. soltanto il 7% di tasse per un tot di anni. Wow, questo è molto interessante. Infatti non lo sapevo. Questo è molto molto interessante. Senti, Davide, invece dal punto di vista, questo appunto dal punto di vista lavorativo, dalla tua esperienza lavorativa, invece vorrei anche farti qualche domanda dal punto di vista proprio tuo personale, no? Mi hai Mhm. detto sei arrivato in Italia 30 anni fa, Sì, no? E quindi hai iniziato questa tua attività, ovviamente di coaching, quasi per caso, no? O avevi proprio il piano di no, no, diventare no, no, proprio un no, 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 coach no, per... perché È nato quasi per caso, no? mi ero appena laureato in psicologia e quindi ho cominciato un po' a fare un po' di questo coaching, ok? Ma quasi subito mi sono inserito molto bene nel mondo, la comunità internazionale, chiamiamola così. E mi sono trovato spesso dove le persone mi chiedevano come faccio questo, come fare questo, bla bla bla. E quindi nel 90 ho messo insieme il mio primo corso che ho cominciato a vendere, come vivere e lavorare con successo in Italia. E questo mi ha portato nel mondo del global mobility. E il mondo di global mobility è il settore dove aiutiamo le persone delle multinazionali quando si spostano in un nuovo posto. Certo, E quindi, certo. e Quindi poi, questo è nato... sì, è nato così. È nato così, poi piano piano ho cominciato a fare qualche ricerca a casa, poi ho cominciato a fare anche l'aspetto di immigrazione, ma tutto è nato da questo corso che ho fatto per la prima volta nel 1990 e fino ad oggi
faccio ancora questo evento ogni anno, ok? Wow, un evento fisico? Fisico, con 150 partecipanti. Lo farò di nuovo a maggio 2022 perché ovviamente non l'ho fatto l'anno scorso, non l'ho fatto quest'anno. E quindi in un certo senso è il corso originale, il primo in un certo senso su questo argomento. Certo, e poi invece ti sei spostato anche piano piano online, no? Mi sembra di capire, perché appunto hai una community su Facebook, Sì, su sì, LinkedIn, ho un gruppo, si chiama Ultimate Italy, è un gruppo per, non solo per espatriati, anche italiani. Ci sono quasi 15.000 membri di questo gruppo. Mhm. E, perché io non sono a favore di stare solo con gli stranieri. Io dico sempre questo ai stranieri quando faccio coaching. Io dico sempre, sei in Italia. Non sei venuto in Italia per stare solo con dei stranieri, che magari all'inizio è più facile perché magari non parli la lingua, ma appena che cominci ad avere una certa padronanza della lingua, io consiglio a tutti di cominciare a frequentare gli italiani. E poi, come tutti quanti, ci saranno delle persone con le quali vai d'accordo e altre che ti danno fastidio. Quindi la cosa importante è che cominci a connetterti bene nel nuovo ambiente. Certo, certo, quindi questo è interessante. Quindi poi hai lanciato anche la tua azienda, no? La tua società, immagino, Sì, perché tu sì, lavori, sì, sì, hai una tua società, no? sì, E sì. com'è stato? È stato all'inizio difficile, è stato facile? Perché ovviamente aprire una società non è mai troppo semplice. Poi anche farlo in Italia, per te, appunto, venivi Ma ne ho dall'Irlanda, avuto 3 o 4 in Italia, sinceramente, Ah, perché ok. negli anni Mhm. 90 avevo anche una specie di scuola. Non era proprio una scuola fisica, ma io trovavo sempre dei clienti e poi a un certo punto dovevo trovare degli insegnanti per darmi una mano perché io entravo in una stanza e uscivo con un corso di inglese venduto e poi mi sono detto "Oh, cosa faccio? Ok? E quindi questo, come si dice, non è il mio primo rodeo, nel senso che è una... Io sono stato sempre... Io, da quando ero più giovane avevo sempre capito che io ero fatto più per lavorare per me stesso. E quindi per questo ho cercato sempre di mettere su qualcosa di mia. Ed non è stato sempre la scelta più facile perché... ma ti dico, Simone, una cosa importante. Molti parlano di queste difficoltà in Italia, sento questo Mhm. mantra in Certo. continuazione, ma anche quando accendo il telegiornale, ma ogni paese ha le sue difficoltà. Perché qui le persone parlano di oh, le tasse, le tasse, ok? Ma Certo. le tasse esistono dappertutto, ok? E poi io dico sempre ai stranieri, quando tu decidi di stare in Italia, devi mettere insieme il famoso Dream Team, che è composto di un commercialista, un avvocato, dentista, medico e parrucchiere. Ok? È parrucchiere, ma è fondamentale. Fondamentale, È il più ok? importante. Perché se i tuoi capelli non stanno bene, tu non ti senti bene, ok? Quindi, Assolutamente. se hai queste 5 persone intorno a te, riesci a fare le cose.
Il problema di molti stranieri è che vivono col pensiero che l'Italia è come 30 anni fa e quindi se non paghi le tasse non succede niente. Se becchi una multa, oh, nessuno viene. Ma non è più così, Simone. Ok? Siamo tutti sotto il lento di ingrandimento. Quindi, se uno vuole mettere su un'attività in Italia, hai bisogno di un commercialista che sa fare bene il suo mestiere. E poi non ci sono problemi. E poi un avvocato, magari se tu diventi più grande, e un consulente di lavoro se diventi ancora più grande, eccetera, eccetera. Ma ogni paese ha le sue sfide. E questo è quello che io vorrei vedere in Italia, più fiducia, più entusiasmo. L'Italia essenzialmente ha la capacità di essere il paese più ricco del mondo, ok? E mi ricordo una volta sono stato in Piemonte, in un piccolo paese che aveva una chiesa fuori di questo mondo. Bellissimo. È un paese con 800 abitanti e mi sono detto ma non è possibile che dietro ogni angolo c'è qualcosa così. E quindi ci sono tante ma tante possibilità. Quindi nessuno dovrebbe essere disoccupato perché ci sono tante possibilità. E adesso il 20 giugno CNN International manderà in onda la serie di Stanley Tucci che è già andato in onda in America, si chiama Searching for Italy, è una serie di 6 puntate e lui va in giro per le diverse regioni. E secondo me Simone farà tantissime cose per l'immagine dell'Italia all'estero. L'Italia ogni anno, da quando io riesco a ricordare, è sempre nel top 10 di paesi dove le persone vorrebbero andare a vivere. Ok? Quindi bisogna sfruttare questa possibilità in un certo senso. L'italiano, considerando che non è così diffuso come lo spagnolo, per esempio, nel contesto di quante persone lo parlano, è una lingua che viene richiesta da tantissime persone. Io conosco un insegnante di italiano e mi ricordo già negli anni 90 lui andava in Giappone e insegnava lì e le richieste erano tantissime, quindi è una lingua molto richiesta. Ci sono tante persone interessate di italiano, quindi a volte anche per noi italiani è difficile cogliere, no, le opportunità che il nostro paese ha. E forse tu che hai uno sguardo in qualche modo interno, ma allo stesso tempo anche esterno, riesci a vederle anche di più. È per questo che infatti è stato interessantissimo parlare con te. Spesso se tu sei nato con certi vantaggi, in un certo senso, ok? Perché le cose che l'Italia ha sono dei vantaggi, ok? Perché ogni regione in Italia ha qualcosa di eccezionale, ok? E il problema è che spesso queste cose non vengono, non voglio dire sfruttate, ma non vengono commercializzate. Esatto. E poi c'è sempre qualcuno che vuole mettere la zampa sopra, affermare tutto, dicendo no, non possiamo fare questo, non possiamo fare questo. E quindi ci sono tantissime possibilità. Io capisco gli italiani che vanno all'estero per farsi un'esperienza o che vanno all'estero perché vogliono vivere altrove.
ma se uno va via perché dice, ah, ma qui non c'è niente da fare, io ho delle difficoltà ad accettare questo in un certo senso, perché ci sono molte cose. E poi adesso vedo che i giovani stanno iniziando a fare delle cose e hanno successo. Certo, È certo, per me è questo è una molto cosa interessante. positivissima. Non possiamo ascoltare chiunque che ci dice, oh, hanno detto la stessa cosa a me all'inizio, mi hanno detto, ah, ma vedrai che dopo 6 mesi tornerai da dove sei venuto, ok? Forse per il fatto che io Invece, sono molto testardo, ho deciso non vado via, ok? E poi ho cominciato a guardare, diciamo, buche di opportunità nel mercato. E Simone non è stato e non è e non sarà sempre facile. Ognuno di noi ha dei momenti difficili. Ma questo detto, ripeto, per me ci sono molte possibilità, non soltanto per gli italiani stessi, ma anche per i stranieri che vengono qua. che vengono qua, certo, certo. Quindi, E poi adesso con guarda, internet secondo me, sì, certo. hai un mercato enorme, quindi tu puoi insegnare l'italiano a qualcuno che vive in Alice Springs, al centro di Australia. Basta che avete una connessione internet che funziona e Che quindi funziona. le possibilità sono immense. Certo, quindi Davide, possiamo veramente finire con questa nota di positività, diciamo così, con Sì, questa mini lezione in pochissimi minuti ci hai condensato, diciamo, una piccolissima lezione che ritengo veramente, veramente importante, Davide, così come è importante anche la tua storia personale e lavorativa in Italia, infatti è stato veramente interessante, no, dobbiamo rincontrarci. è stato la mia esperienza lavorativa in Italia per la maggior parte delle volte è stata una cosa positiva. Io Certo. ok, devo confessare che ho un ottimo sesto senso, quindi Mhm. scelgo con molta attenzione le persone con le quali io lavoro. Ma i miei rapporti di lavoro con gli italiani sono stati 100% positivi. Ho avuto Mhm. soltanto un'esperienza negativa e le persone coinvolte in quell'esperienza non erano italiani. Mhm. Ed è stato all'inizio in Italia quando io non capivo certe cose. E quindi io non mi posso lamentare. E Certo, questo è il mio certo, messaggio. assolutamente. Se vuoi venire in Italia, vieni in Italia, ma magari devi sudare un pochino, devi impegnarti a fare quello che vuoi fare, perché l'Italia è bellissimo, ma non è tutto sole e vino nella piazza. C'è Certo, quell'aspetto. Ma a volte c'è quell'aspetto. bisogna anche impegnarsi un pochino a costruire qualcosa. Certo. Damian, è stato fantastico, interessantissimo. Parlerei con te forse anche per 2 o 3 ore, non lo so, per tutta la sera. Io Ma parlo. ovviamente ti avevo promesso 40 minuti e non volevo rubarti altro tempo perché sarà impegnatissimo ed è stato assolutamente un grande piacere, Damian, veramente. Grazie Anche mille. per me, Simone. Grazie, Grazie mille. grazie. Credo che sia stato anche un piacere per chi ci ha ascoltato. Insomma, tra qualche studente magari c'è qualcuno che vuole o che sta pensando di trasferirsi in Italia e quindi sicuramente i tuoi consigli, il tuo progetto, la tua esperienza può essere comunque utile, ovviamente. Ci Quindi spero. grazie mille, Daniel. Grazie a te, Grazie mille, Simone. Daniel. E, senti, allora ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto. Anche a te? Ok. Tante belle cose, come Grazie si mille, dice. grazie Ok. mille. È tante Grazie. belle cose, certo. A presto, a A presto. presto.